come si immagina a 50 anni? Forse a 50 anni mi immagino ancora, non lo so, una donna piacente. Mi darò da fare per continuare a esserlo. Dopo non mi immagino più. Benvenuti amici della Soffitta. Accomodatevi bene, perché oggi sfogliamo le pagine più audaci, intriganti e affascinanti della nostra memoria collettiva. C'è una donna che più di ogni altra ha saputo unire fascino, eleganza e provocazione, trasformando il desiderio in arte e la trasgressione in pensiero. Non era solo una regina del cinema per adulti, era Moana Pozzi, un nome che ancora oggi risuona come un sussurro proibito, eppure amatissimo. E se è la prima volta che apri il baule dei ricordi con noi, iscriviti subito alla Soffitta di Pippo, attiva la campanella e preparati. Qui le storie sono vere, coinvolgenti e, lasciamelo dire, piene di curve pericolose. Vediamo. Moana Pozzi. Ma hai già riconosciuto? Sì. Da che cosa mi hai riconosciuto? La pettinatura, poi la conosco. La vedo sui giornaletti. Sui giornaletti li leggi? Sì. Cosa ti piace di quei giornaletti? Tutto. Moana Pozzi nasce a Genova il 27 aprile 1961 in una famiglia tradizionalissima. Il padre è un ingegnere nucleare, la madre una casalinga attenta e severa. La sua infanzia è quella di una brava ragazza, educata in istituti religiosi, sotto lo sguardo vigile delle suore. Ma dentro Moana c'è qualcosa di più profondo. Frequenta il liceo scientifico, studia chitarra classica al conservatorio e poi, a 18 anni, decide di rompere gli schemi. Posa per pittori e fotografi e si trasferisce a Roma, dove comincia la sua vera trasformazione. Io penso che ognuno debba vivere la sua vita e quindi non mi sono sentita di sacrificare la mia per i miei genitori. Ho sperato che avrebbero accettato prima o poi, come è successo, perché quando ci si ama in una famiglia non è che ci si chiudono le porte in faccia così semplicemente perché uno decide di fare un lavoro un po' folle, un po' bizzarro come quello che ho deciso di fare io. Inizia con piccoli ruoli nel cinema tradizionale, firmandosi ancora Anna Maria Pozzi. Poi quel nome cambia, diventa Moana, un nome che evoca isole esotiche e sogni bollenti, e per alcuni persino un sottile gioco di parole. Libri, soltanto i libri. sì? Leggevo i libri di Moravia, ho letto L'amante di Lady Chatterley, insomma ho letto tante cose, leggevo sempre, mi piaceva perché a casa mia ce n'erano molti per fortuna di libri e quindi non mi mancavano. Stranamente poi non nascondevano neanche i libri che potevano essere considerati a rischio, diciamo. Nel 1981 appare su Rai 2 nel programma per ragazzi Tip Tap 2. Ma la vera esplosione arriva pochi anni dopo, con piccoli ruoli in film importanti. È la ragazza nuda nella vasca da bagno in Borotalco di Verdone e compare anche nel poetico Ginger e Fred di Fellini. Ma è il 1986 a segnare la svolta. Entra nella scuderia di Riccardo Schicchi e diventa in poco tempo la regina delle pellicole per adulti. Le sue interpretazioni, sempre intense e sofisticate, conquistano il pubblico italiano. Non è solo una questione di bellezza, e che bellezza, ma anche di carisma, intelligenza e ironia. Oh, intanto è proprio carina da vicino, dico la verità, due occhi celesti, pare un angelo. Posso vederla meglio? Dio! Nel 1987 conduce il programma Gens 2 con Fabio Fazio su Rai 3, ma il suo passato audace fa infuriare le associazioni più conservatrici. Viene esclusa, ma non molla. Passa a Italia 1, dove partecipa a Matrioska e, nonostante le censure e le polemiche, diventa un fenomeno popolare nazionale. La sua immagine è ovunque. Amata, criticata, ma impossibile da ignorare. Non so se una se una ragazza che fa il mio lavoro venga considerata una prostituta o no, questo non lo so, non mi interessa. Alcuni mi hanno definito prostituta pubblica, queste cose. Nel 1991 Moana pubblica La filosofia di Moana, un libro sorprendente in cui racconta le sue esperienze, le sue riflessioni e anche qualche dettaglio piccante su uomini noti del mondo dello spettacolo e della politica. Un vero terremoto editoriale. Il libro viene ritirato e diventa un oggetto da collezione. Nello stesso anno sposa a Las Vegas il suo autista Antonio Di Cesco, forse l'unico uomo in grado di starle accanto con discrezione. Sempre nel 1991 partecipa alla realizzazione di un film d'animazione sperimentale, Moana Land, premiato anche a New York.
Sì, perché Moana sapeva essere anche artistica, originale, sorprendente. Nel 1992 si candida con il Partito dell'Amore insieme a Ilona Staller. Il programma? Provocatorio ma serio. Legalizzazione delle case chiuse, educazione affettiva nelle scuole, libertà individuale. La candidatura non ha successo, ma intanto Moana diventa un'icona assoluta. Nel 1993 sfila per Karl Lagerfeld. I critici storcono il naso, ma lui li zittisce con classe. Le donne vere si muovono come Moana, non come le top model. E che dire, aveva ragione. Ecco, la vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio. La vita è un sogno. Bella, bellissima, vorrei essere eterna, vorrei non finire mai, essere sempre così, poter fare mille cose, sarebbe una cosa meravigliosa. Il 15 settembre 1994 Moana muore a Lione a soli 33 anni. La causa ufficiale? Un tumore al fegato. Ma le stranezze iniziano subito. La notizia arriva tardi, il funerale è segretissimo e iniziano a circolare voci. C'è chi dice che sia fuggita in India, chi parla di una malattia diversa, chi addirittura sospetta un gesto estremo. Anni dopo, il marito rivela che fu lei a chiedergli di aiutarla a morire per evitare le sofferenze della malattia. Una confessione agghiacciante, raccolta in un libro pubblicato da lui stesso. Nel 2006, Simone Pozzi, creduto suo fratello, annuncia in TV, in realtà sono suo figlio. E ancora, c'è perfino una teoria che la vuole spia internazionale, reclutata per ottenere informazioni riservate da personaggi famosi e potenti. Insomma, attorno a Moana Pozzi aleggia ancora un alone di mistero fitto, quasi da film. A quasi 30 anni dalla sua scomparsa, Moana continua a vivere nei racconti, nei video, nei libri, nei documentari. È stata più di una diva a luci rosse. È stata una donna libera che ha scelto sempre per se stessa, senza compromessi. Moana Pozzi è il simbolo di un'epoca e di un modo diverso di intendere la sensualità femminile. Una figura che ha saputo combinare audacia, dolcezza e intelligenza. Una musa indimenticabile. E tu? Te la ricordi Moana? Che impressione ti ha lasciato? Scrivilo nei commenti perché voglio saperlo. E se il video ti è piaciuto, lascia un like, condividilo e iscriviti alla Soffitta per non perdere le prossime puntate. Qui si parla di icone, di bellezza, di storie che fanno girare la testa e a volte anche il cuore. E ricordati, in Soffitta le leggende non muoiono mai. Moana vive, nei nostri ricordi, nei nostri sogni e nelle luci soffuse di questa piccola stanza senza tempo. Alla prossima!